Ciao a tutti! In un video precedente vi avevo promesso che sarebbero presto arrivati qui sul canale dei prodotti interessanti ed attesi. E oggi difatti vediamo un prodotto nuovissimo di Beats, sto parlando delle Solo Buds, che sono degli auricolari in-ear con Bluetooth 5.3 che fanno della leggerezza e della portabilità il loro punto di forza. Beats infatti le dichiara come le più leggere sul mercato. Sono disponibili in 4 colorazioni, il nero, il grigio tempesta, il viola artico e il rosso. Io ho con me quest'ultima variante che è quella più moderna e che andiamo a scoprire subito per capire che cosa c'è in confezione e come sono fatte. La confezione è totalmente in carta e cartone, ma ha quel tipo di apertura che richiede di strapparne un lato, tipo i pacchi di Amazon per intenderci. Al suo interno troviamo un foglietto che illustra i controlli principali e dal lato opposto un QR code da scansionare per accedere alla guida completa del prodotto. Un altro foglietto per avere 3 mesi gratis di Apple Music, un adesivo Beats e infine un manualetto con tutte le informazioni relative alla sicurezza. In confezione infine sono presenti 3 ulteriori coppie di gommini taglia XS, S ed L, oltre alla consueta taglia M che è già installata. Non sono presenti cavetti di ricarica, quindi dovremmo averne uno noi a casa da utilizzare per la ricarica. Vi faccio solo notare la modalità con cui sono custoditi i gommini aggiuntivi perché è geniale, consente di tenerli sempre in ordine al proprio posto e anche di sganciarli dal resto per portarli con sé. In questa variante rossa la custodia è trasparente, mentre nelle altre colorazioni questa caratteristica non è disponibile. La custodia è di 6,5 x 3,5 x 2,5 cm e pesa solo 32 grammi. Dal punto di vista della portabilità in effetti mantiene le promesse, nel senso che è la più piccola e leggera tra quelle che ho mai maneggiato. Il coperchio oppone la giusta resistenza sia in apertura che in chiusura e la cerniera è costruita molto bene. Non ha scricchiolii o movimenti strani anche se si percepisce un leggerissimo gioco orizzontale. È in materiale plastico ed è rifinita molto bene anche se il coperchio non trasmette lo stesso grado di solidità del resto della custodia. Sulla parte alta del coperchio è presente il logo Beats in colore bianco, mentre nella parte posteriore è presente la porta USB-C per la ricarica. Quest'ultima non ha anelli metallici che la contornano, ma è dotata invece di una scanalatura che potrebbe dare qualche noia ad alcuni cavi per la ricarica un po' più larghi del normale. Considerando che il cavo per la ricarica, come abbiamo visto, non è incluso, questo in alcuni casi potrebbe essere un problema. La custodia infine è totalmente liscia, priva di tacche per l'apertura e questo può dare qualche noia, prima di tutto a capire da che parte aprirli, in secondo luogo se si hanno le mani particolarmente secche o lisce si genera qualche difficoltà ad aprire lo sportellino. Gli auricolari sono posti nel verso corretto, guardano cioè verso l'esterno e questo determina un movimento naturale per portarli all'orecchio. Devo segnalare che per chi ha le mani particolarmente grandi questi auricolari potrebbero non essere ideali perché si fa una certa fatica sia nella fase di estrazione che in quella di inserimento. Ultima nota, non avendo LED di notifica, e Beats dovrebbe spiegarci il perché di questa scelta, quando apriamo la custodia questa invece emette un suono. Queste Solo Buds riprendono la forma già conosciuta di altri auricolari del produttore. Pesano circa 6 grammi e non hanno un'area per i comandi touch, ma hanno invece i comandi a pressione. Sotto il logo bianco infatti si trova un pulsantino che al tatto si percepisce leggermente. Nella parte inferiore c'è poi una fessura per l'uscita del flusso d'aria e questo, a detta del produttore, dovrebbe migliorare la qualità generale del suono, cosa che capiremo più tardi quando parleremo delle prestazioni in questo ambito. La capsula ha una forma a goccia diversa dal solito, infatti è più tozza e meno allungata rispetto ad altri modelli con lo stesso formato. Ad ogni modo, se rimuoviamo il gommino possiamo vedere come il canale sia protetto da una fitta maglia metallica di colore nero, mentre il gommino invece, che ha la classica forma tonda, è privo di una seconda protezione. Nella parte interna della capsula sono infine presenti 2 pin argentati per la ricarica. Ogni auricolare è dotato di un solo microfono che andremo a testare più tardi con i consueti test per capire come sono stati implementati gli algoritmi di riduzione del rumore. Sono molto piccole e bisogna riconoscere che Beats da questo punto di vista ha fatto davvero un gran lavoro di ingegnerizzazione. Ad ogni modo si agganciano bene nell'orecchio,
anche se, come potete vedere, sporgono e anche parecchio dall'orecchio stesso. Inoltre la presenza all'interno del canale auricolare si fa sentire e questa sensazione non si attenua con il tempo. Difatti, tenendole indosso ne avvertirete sempre la presenza e il peso, e pur essendo comodi questa sensazione non svanisce. Come tutte le in-ear, chiudono il canale auricolare e la sensazione di isolamento passivo di questo modello è media. Bisogna però tenere presente che quando diamo un comando, che ricordo essere a pressione, la sensazione di pressione nel canale auricolare aumenta e tanto, con il risultato di avere quasi una sensazione di fastidio. Dal mio punto di vista, non introdurre su questo modello i controlli touch è un errore grave, perché questi controlli avrebbero aumentato di molto il comfort. Ad ogni modo sono indicate anche per chi ha orecchie piccole, quindi in definitiva vanno bene per tutte le tipologie di utenti. Anche se prestate attenzione alla dimensione e alla forma inconsueta della capsula, perché questa potrebbe uscire un po' troppo dal canale auricolare. Considerando che le Beats non hanno un'applicazione per iOS a disposizione, perché direttamente integrate nel sistema operativo, ma ce l'hanno per Android, andiamo a vedere quest'ultima, anche se alcune considerazioni per iOS le faremo ugualmente. È vero che Beats è nell'orbita Apple e che quindi per questo ecosistema è più comodo avere un'integrazione diretta, con la localizzazione e il fast pairing ad esempio, ma è altrettanto vero che con questo tipo di integrazione non è possibile modificare le impostazioni di equalizzazione che sono invece disponibili solo dalle impostazioni di Apple Music. Ora, questo tipo di integrazione, che sicuramente aiuta l'utente nelle fasi iniziali, non lo aiuta in quelle successive o perlomeno non consente una gestione completa, diciamo così. L'applicazione per Android mette a disposizione poche opzioni paragonabili a quelle su iOS, quindi nemmeno qui abbiamo la possibilità di equalizzare il suono. Ad ogni modo, nella schermata principale, che è l'unica a disposizione dopo la procedura di accoppiamento, possiamo vedere la percentuale di carica degli auricolari, non distinta tra destro e sinistro. Possiamo poi rinominarle, vedere una guida rapida alle caratteristiche principali del prodotto, decidere se la pressione prolungata deve attivare l'assistente vocale, che è l'impostazione predefinita, oppure consentire la gestione del volume. È poi possibile disabilitare i suoni della custodia o, in alternativa, modificare il volume dei suoni emessi. Scorrendo verso il basso possiamo poi modificare le impostazioni dei controlli per la gestione delle chiamate e la gestione dei microfoni. Infine possiamo autorizzare o meno l'applicazione ad installare gli aggiornamenti firmware e di inviare le notifiche sulle batterie al sistema operativo. I controlli a pressione, tra l'altro non modificabili, consentono in definitiva 4 azioni e vediamo come sono state implementate. Con la pressione singola attiviamo il play e pausa, con la pressione doppia andiamo avanti di una traccia, mentre con la pressione tripla andiamo indietro di una traccia. Con la pressione prolungata attiviamo l'assistente vocale. Qui dalle impostazioni c'è la possibilità di scegliere se la pressione prolungata deve invece attivare la gestione del volume, che quindi sul destro lo alzerà mentre lo abbasserà con la pressione sul sinistro. Ripeto, a mio parere, e considerando anche il costo di queste solo buds, la scelta di avere dei controlli a pressione non paga sia in termini di comodità che in termini di usabilità. Anche in questo caso, come per le famigerate Galaxy Buds FE di Samsung, e famigerate è il termine adatto, andatevi a vedere la recensione se non l'avete già fatto, ecco, in questo caso, dicevo, Beats dichiara quanto segue. I trasduttori a doppio strato sono progettati per ridurre al minimo le microdistorsioni, garantendo un suono ad alta fedeltà con chiarezza e dettagli senza compromessi. Ora, cosa significa questo in termini di ascolto? Beh, che suonano bene, ma manca quel tipico profilo sonoro Beats ricco di bassi, anche se sono relativamente ben bilanciati e coerenti. Da questo punto di vista però non restituiscono l'effetto wow che mi aspettavo da un prodotto Beats. Ma per la maggior parte delle persone, per l'utilizzo di un paio d'ore mentre si va all'università o al lavoro, sono più che sufficienti e non vi faranno storcere il naso come le Samsung di qui sopra. Per chi è più attento all'aspetto sonoro invece probabilmente le troverà un po' mosce, forse proprio a causa della mancanza di quei bassi tipici della firma sonora di Beats, che qui invece sono meno presenti. Se le avete già acquistate e volete capire meglio come suonano, vi consiglio l'ascolto di Working Man di Rush. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate o datemi suggerimenti su quali brani in ascoltare. In definitiva non sono una delusione, questo no, perché suonano bene, il volume è alto e offrono un sound interessante e con una certa qualità, però ripeto non mi hanno lasciato quell'effetto wow che mi aspettavo da un prodotto Beats.
Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e maltempo. Le condizioni meteo non hanno aiutato durante questa prova microfoni, ma come abbiamo sentito, in condizioni di rumore il microfono delle Solo Buzz risulta un po' metallico. Ad ogni modo, l'onda sonora risultante indica che i rumori vengono smorzati abbastanza bene e la soppressione degli algoritmi implementati è sufficiente per farci comprendere dall'interlocutore. Li userei però solo in situazioni di estrema necessità e non come dispositivo primario. Per parlare delle prestazioni in termini di durata della batteria, non posso non dirvi che queste Solo Buzz sono le prime, almeno che io ricordi, a non avere alcuna batteria inclusa nella custodia. Sì, avete capito bene, questa custodia non ha una batteria al suo interno, quindi la durata è data esclusivamente dalle batterie inserite negli auricolari stessi. Quando le mettete in carica, in pratica state caricando gli auricolari e non la custodia, come avviene invece nella quasi totalità degli altri prodotti. Ad ogni modo, Beats dichiara 18 ore complessive di ascolto con il volume impostato al 50%. Dai miei test, condotti come sempre con il volume impostato all'80 e il codec AC, risulta una durata di poco inferiore alle 12 ore. Quindi anche diminuendo al 50% il volume dubito che possano raggiungere le 18 ore dichiarate, più verosimilmente si attezzeranno intorno alle 14-15. Per fortuna queste Solo Buzz non implementano alcun tipo di ANC, altrimenti la batteria avrebbe avuto prestazioni insufficienti. Con queste caratteristiche invece le prestazioni sono sufficienti, ma dovessi andare via per un weekend, ecco, non sarei tranquillo e forse farei meglio a portarmi dietro un cavo di ricarica. Non sono dotate di ricarica wireless anche perché per prima cosa non hanno la batteria interna e poi sono talmente piccole che la bobina per la ricarica non ci sarebbe stata, ma per fortuna hanno invece la ricarica rapida parziale che con 5 minuti ci garantisce fino a un'ora di riproduzione. Meno male che Beats ha scelto di introdurla perché non avendo una durata indimenticabile, diciamo così, avere almeno la possibilità di metterle in carica per pochi minuti è qualcosa che ci può salvare in situazioni di emergenza. Veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro come di consueto un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Se siete attenti alla novità, volete un prodotto soprattutto in questa colorazione facilmente riconoscibile e con delle più che discrete prestazioni, allora queste Solo Buzz fanno per voi. Sono un prodotto che implementa soluzioni interessanti, adatto principalmente ad un'utenza giovane, ma che presenta diverse criticità. La prima riguarda la custodia, perché la ricerca delle dimensioni ridottissime, che da un certo punto di vista è un punto a favore, non è accompagnata da quelle facilitazioni che mi sarei aspettato da un prodotto in orbita Apple. È scivolosa, senza un LED e senza un'attacca per l'apertura del piccolo coperchio. Altra criticità riguarda l'applicazione a corredo che è disponibile solo per Android, mentre su iOS l'esperienza utente è demandata al sistema operativo, ma senza quelle opzioni minime, quali l'equalizzazione, che oggi sono imprescindibili. Infine la batteria, che proprio a causa delle dimensioni ridottissime ci dà fino a 14-15 ore di riproduzione continua, che comunque oggi sono niente in confronto a tanti altri prodotti. Insomma, avrete ormai capito che nell'insieme hanno una loro logica e probabilmente un target di utenza ben preciso, ma se andiamo ad analizzare uno per uno gli aspetti che ci interessano, troviamo criticità praticamente ovunque. A chi le consiglio? Solo a chi cerca una portabilità eccellente, ma non ne fa un utilizzo intensivo. Se non siete questo tipo di utenti, lasciate stare e rivolgetevi altrove, magari verso altri prodotti con qualche compromesso in termini di peso e portabilità, ma con specifiche tecniche, prestazioni e durata della batteria migliore. Ad una condizione però: non dovrete essere solo interessati a questi particolari caratteristiche tecniche, ma dovrete anche essere disponibili a spendere 89 euro per portarveli a casa. Al momento infatti non sono presenti sconti e se siete interessati avete come di consueto il link per l'acquisto in descrizione.
Anche per questa settimana è tutto e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se li avete acquistati le vostre motivazioni e considerazioni. Facciamo crescere la community perché lo scambio di informazioni tra utenti e appassionati è un altro degli obiettivi di questo canale. Inoltre, se quello che avete visto e quello che vi ho raccontato è stato di vostro gradimento, mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Sto aspettando un modello Huawei che tarda ad arrivare, per cui chissà se lo vedremo la prossima settimana oppure no. A voi non preoccupatevi e attivate le notifiche così da rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!